È arrivata finalmente l'estate. Anche quest'anno il solstizio ci regala il giorno più lungo dell'anno e si porta via quel che resta della primavera. Ma che cos'è questo solstizio? Cosa significa veramente questa parola? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Se misurassimo ogni giorno a un'ora prefissata l'altezza del Sole rispetto all'orizzonte, non sarebbe mai la stessa. Crescerebbe sino a raggiungere un massimo in estate, per poi calare gradatamente fino a un minimo in inverno. E nei due punti di altezza massima e minima della sua traiettoria apparente, i solstizi d'estate e d'inverno, il Sole sembra quasi fermarsi all'improvviso. Ma perché un nome tanto strano, solstizio? E cosa c'entra con questo arresto repentino del Sole? Scopriamolo insieme. La parola solstizio è legata all'inventiva ineguagliabile della lingua latina. Viene creata sfruttando l'accostamento tra un sostantivo pieno di luce e un verbo immobile sin dalla nascita. Il sostantivo è sol solis, che vuol dire sole, e il verbo è sistere, che significa stare fermo, arrestarsi, fermarsi. Solstizio significa dunque fermata, arresto del sole, e cioè quell'istante in cui il Sole sembra fermarsi di colpo sul punto massimo o minimo della sua traiettoria apparente, cessando di alzarsi o di scendere rispetto all'orizzonte. Questa sensazione è dovuta al fatto che in corrispondenza dei solstizi il Sole torna a scendere o a salire molto lentamente. Se quello che sto dicendo ti è stato utile, allora dai, lascia un commento qui sotto, condividi e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Vi siete mai chiesti perché l'altezza del Sole sull'orizzonte influisce sulla durata delle giornate? Se immaginiamo il percorso apparente del Sole come un cerchio, in estate buona parte di questo cerchio sta sopra l'orizzonte, per cui il giorno dura più della notte. In inverno invece gran parte del cerchio sta sotto l'orizzonte, per cui la notte dura più del giorno. Nel giorno del solstizio d'estate abbiamo dunque la massima durata del giorno e la minima della notte, mentre nel giorno del solstizio d'inverno abbiamo la minima durata del giorno e la massima della notte. Solo in due momenti la durata del giorno e della notte coincide, durante gli equinozi, perché il cerchio del moto apparente del Sole è centrato esattamente sull'orizzonte. Per sapere qualcosa di più sull'equinozio ti lascio qui sotto un link in descrizione. Ma perché questo comportamento così incomprensibile? Dovete sapere che l'asse di rotazione della Terra non è perpendicolare all'orbita attorno al Sole, ma ha un'inclinazione fissa di oltre 23 gradi. Durante il solstizio d'estate, il Sole appare molto alto sull'orizzonte, proprio perché l'asse di rotazione inclina la Terra verso i suoi raggi, mentre durante il solstizio d'inverno l'asse di rotazione inclina la Terra dalla parte opposta rispetto ai raggi solari. Il solstizio si manifesta 2 volte all'anno. In estate cade tra il 20 e il 21 di giugno, mentre in inverno tra il 21 e il 22 di dicembre. Ma perché la data del solstizio si sposta da un giorno all'altro? Questo accade perché l'anno di rivoluzione attorno al Sole dura oltre 6 ore in più di quello del nostro calendario, per cui il solstizio si sposta progressivamente di 6 ore verso il giorno successivo. Tutto viene però riallineato ogni 4 anni con l'anno bisestile, introdotto proprio per evitare una graduale divergenza delle stagioni con il calendario. Non mi dispiace dunque pensare che nell'istante in cui scorgiamo il Sole passare per il solstizio, ci torni in mente con stupore la straordinaria etimologia della parola, che ancora oggi immortala quel momento in cui il Sole, giunto al massimo o al minimo del proprio percorso apparente, pare arrestarsi all'improvviso, cambiando poi lentamente la direzione del suo cammino.